Hello, I hope you're all well. My voice still isn't too good. Anyway, I think you will be able to understand me. We finished Charles Dickens. Charles Dickens being an English novelist who wrote and denounced the various aspects of utilitarianism, especially the misery caused by the Industrial Revolution and the exploitation of the poorer social classes. Instead, in the second half of the 19th century, we have another artistic movement that refuses reality totally. This movement is aestheticism, that at the end of the century will become what is called decadence. Aestheticism is based on the theory of art for art's sake. Si basa sulla teoria dell'arte per l'arte. Remember, the theories of art as dedicated to beauty, these theories, were introduced in the poetry of John Keats. Okay, you remember Ode on a Grecian urn, right? In this case, only art is the subject. Soltanto l'arte è il soggetto. Non viene considerato nient'altro. La società stessa scompare, nel senso che scompare come reazione contro tutto ciò che serve a qualcosa. A questo punto l'arte per l'arte non serve a nulla, serve soltanto a glorificare se stesso. Quindi non ha nessun utilizzo sociale. La società, in questo caso, non viene più rappresentata. Tutto ciò che ci interessa è il culto della bellezza. So, art is not interested in society anymore. For aestheticism, there is no place for art in such an industrialized and utilitaristic society. Non c'è posto per l'arte in una società così basata sull'utilità e sullo scopo. All art is meaningless. That is to say, it has no purpose. The only purpose is art in itself and the beauty of art in itself. The artist dedicates his life to art and transforms his life into a work of art, that is to say, a collection of beautiful moments. Quindi l'artista trasforma la sua vita in un'opera d'arte, che sarebbe una collezione di momenti dedicati alla bellezza. Okay? So this movement started, we can say, with Keats. It then went to France. We can see the same theories in Théophile Gautier and especially in the poetry of Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, I fiori del male. The matter, the subject, whether it is moral or immoral, it is not important. The most important thing is that art must be beautiful. Quindi si può trarre anche la bellezza dal male. Non importa quindi la morale nell'arte. La morale è indipendente dall'arte. E questo ce lo dice Charles Baudelaire e ce lo dicono anche in Francia Paul Verlaine e Arthur Rimbaud, i simbolisti francesi della poesia.
Questo movimento poi si ritrasferisce in Inghilterra. This movement goes back to England with the philosophy of Walter Pater. Walter Pater, okay, writes his theories on aestheticism, especially in his best-known book, Marius the Epicurean, okay? Walter Pater will greatly influence Oscar Wilde, avrà su Oscar Wilde una grandissima influenza. Oscar Wilde, in his turn, will influence Italian decadentism with Gabriele D'Annunzio. Okay, so we can start. Take your books, page 29. Aestheticism and decadence. The birth of the aesthetic movement, la nascita del movimento estetico. The aesthetic movement developed in the universities and intellectual circles, si sviluppò nelle università e nei circoli intellettuali in the last decades of the 19th century, negli ultimi decenni del XIX secolo. It began in France with Théophile Gautier, 1811-1872, and reflected the sense of frustration, quindi rifletteva il senso di frustrazione and uncertainty ed incertezza of the artist, dell'artista, his reaction against the materialism, la sua reazione contro il materialismo, and the restrictive moral code e il codice morale ristretto of the bourgeoisie, della borghesia, and his need to redefine the role of art, quindi il suo bisogno di ridefinire il ruolo dell'arte. Quindi abbiamo l'arte dedicata a se stessa e indipendente da ogni forma di morale. As a result, come risultato, French artists withdrew from the political and social scene. Come risultato, gli artisti francesi si ritirarono dalla scena politica e sociale and escaped e fuggirono into aesthetic isolation, nell'isolamento estetico, into what Gautier defined, in ciò che Gautier definiva art for art's sake, l'arte per l'arte. The bohemien sarebbe praticamente l'artista povero, embodied his protest against the monotony, quindi rappresentava la sua protesta contro la monotonia and vulgarity of bourgeois life e la volgarità della vita borghese, leading an unconventional existence, quindi portava questa protesta vivendo una vita non convenzionale, pursuing sensation and excess, quindi alla ricerca della sensazione e dell'eccesso, and cultivating art and beauty, e coltivando l'arte e la bellezza. In other words, everything that was forbidden in middle class society. The English aesthetic movement. This doctrine was imported into England, questa dottrina fu importata in Inghilterra by James McNeill Whistler, an American painter, pittore americano who worked in England, che lavorava in Inghilterra. At the bottom of the page, you can see an illustration, a cover of the Yellow Book. The Yellow Book was illustrated by Aubrey Beardsley, very stylized drawings that were inspired by Japanese and Chinese art. However, the roots of the English aesthetic movement, comunque le radici del movimento estetico inglese, can be traced back to the romantic poet John Keats, quindi le radici possono essere rintracciate nel poeta romantico John Keats, as well as to Dante Gabriele Rossetti, anche il pittore e poeta Dante Gabriele Rossetti, fondatore dei preraffaelliti. Rossetti was a remarkable example of an artist, era un notevole esempio di artista,
dedicated wholly to his art, che si era dedicato interamente alla sua arte. John Ruskin, too, anche lui, in his search for beauty in life and art, nella sua ricerca di bellezza nella vita e nell'arte, even while insisting upon moral values, anche se lui ancora insisteva sui valori morali, paved the way, quindi prepararono la strada, for the works of Walter Pater, per le opere di Walter Pater 1839-1894, who is regarded as the main theorist, considerato il principale fondatore of the aesthetic movement in England, del movimento estetico in Inghilterra. The theorist of English aestheticism, quindi è lui che porta la teoria dell'estetismo inglese. Walter Pater's Studies in the History of the Renaissance, studi nella storia del Rinascimento, 1873, and his masterpiece, il suo capolavoro, Marius the Epicurean, 1885, salve Mario l'Epicureo, were immediately successful, ebbero immediato successo, especially with the young, specialmente con i giovani, because of their subversive and potentially demoralizing message, a causa del loro messaggio sovversivo e demoralizzante. He rejected religious faith, quindi ripudiava la fede religiosa, and said that art was the only means, e diceva che l'arte era il solo mezzo to halt the passage of time, per fermare quindi il passare del tempo. Ricordatevi la poesia di Keats che immortalava la scena nel basso rilievo. The only certainty, l'unica certezza. He thought life should be lived in the spirit of art. Pensava che la vita dovesse essere vissuta nello spirito dell'arte, namely as a work of art, soprattutto come un'opera d'arte, filling each passing moment with intense experience, riempendo ogni momento che passava con un'esperienza intensa, feeling all kinds of sensations, quindi sentire tutti i tipi di sensazioni, sia positive che negative. The task of the artist was to feel sensations. Il compito dell'artista era recepire le sensazioni, to be attentive to the attractive, essere attento a ciò che è attraente, the courteous and the cheerful, ciò che corteggia, ciò che è allegro. So the artist was seen as the transcriber, quindi l'artista era visto come uno che trascriveva, not of the world, not of mere fact, che trascriveva non solo il mondo, non soltanto il semplice fatto, but of his sense of it, ma il senso che potevano avere questi eventi su di lui. The main implication of this new aesthetic position, la principale implicazione di questa nuova posizione estetica, was that art had no reference to life, era che l'arte non si riferiva alla vita, and therefore it had nothing to do with morality, quindi non aveva nulla a che fare con la moralità, and did not need to be didactic, e non aveva bisogno di essere didattica, quindi di insegnare la morale, cosa che abbiamo visto che in Dickens era estremamente importante. Ok, right, so we shall stop here and the second part in my next video. Okay, bye and take care.